Ciao a tutti! In questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questo centro tavola che potrete utilizzare anche da sottopiatto. Se lo fate in misura più piccola, ad esempio solo con il cerchio interno e qualche giro di rosso, potete anche creare dei sottobicchieri. Invece facendolo magari molto più grande, ecco, se avete una bella tavola grande e rotonda, potrete anche realizzarlo appunto sulla tavola di Natale. Ma cambiando i colori potete anche farlo con i colori freddi e quindi magari utilizzarlo per Capodanno, magari con i toni dell'argento, del blu, dell'azzurro polvere, oppure semplicemente realizzarlo tutto di un colore. Ecco, lì potete sbizzarrirvi con la fantasia. Per tutte le costruzioni o le tecniche che utilizzo trovate qui sopra e nel box informazioni tutti i link ai video dedicati, ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarlo. Per iniziare abbiamo bisogno del filato. Io ho scelto questo che è l'Iggy di Tessiland, è un 100% cotone, in 50 grammi ci sono circa 125 metri e come uncinetto consigliano il 2,5 o il 3. Il mio è nella colorazione Foresta, poi ho scelto sempre Iggy nella colorazione Bordeaux e poi il Grace di Tessiland che è formato dal 52% nylon, 48% fibra metallica, in 25 grammi ci sono circa 180 metri e qui dice di utilizzare gli uncinetti che vanno dal 2 al 3. Io per avere una tensione corretta ho scelto di utilizzare l'uncinetto numero 3. Inoltre ci serviranno delle forbicine, un ago da maglia, un marcatore, un contagiri e un metro da sarta, ma adesso andiamo a vedere le spiegazioni. Con il colore verde avvio 12 maglie alte in un cerchio magico. Per chi non conoscesse come si fa l'avvio con il cerchio magico, lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Comunque, la prima maglia alta chiaramente la vado a sostituire da 2 catenelle, quindi 1 e 2, e poi rientro nel cerchio e lavoro 11 maglie alte. Eseguite tutte le maglie alte, tiro la codina per chiudere il cerchio e chiudo il giro con una maglia bassissima. A questo punto inizio il primo giro, che è formato da 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, una catenella nello stesso spazio. Quindi inizio con il sostituto della maglia alta, appunto fatto di 2 catenelle, poi maglia alta, catenella, una maglia alta, seconda maglia alta, catenella nello stesso spazio, salto una maglia di base e ripeto 2 maglie alte, quindi 1, 2, una catenella, 2 maglie alte, una catenella e salto una maglia di base e vado avanti così fino alla fine del giro. Chiudo il giro sempre con una maglia bassissima, quindi ho finito il mio primo giro. Adesso passiamo al secondo giro e devo fare 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte e una catenella in ogni spazio fra le maglie alte. Quindi praticamente qui vado nel centro delle 2 maglie alte. Adesso io faccio una maglia bassa e una catenella a sostituzione della prima maglia alta, poi lavoro ancora una maglia alta, terza maglia alta, una catenella, ancora 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3
e una catenella e poi mi sposto nell'altro spazio, vedete, fra le maglie alte. Quindi continuo a ripetere 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, 3 maglie alte, 1, 2, 3 e una catenella e continuo così fino alla fine del giro. Ok, adesso chiudo come sempre con una maglia bassissima e poi taglio il mio filo, faccio una catenella per fissarlo e cambio colore. Nel terzo giro lavoro 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, una catenella per ogni spazio, quindi sia nello spazio tra le maglie alte che quella tra i gruppi di maglie alte, quindi qui, 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 qui e vado avanti così. Comunque con il color oro inizio, mi pongo in uno spazio e inizio a lavorare all'inizio le mie 2 catenelle a sostituzione della prima maglia alta, poi la seconda maglia alta, catenella, 1, 2, catenella e mi sposto in un altro spazio, quindi entro e anche qui 2 maglie alte, 1, 2 catenella, 1, 2 catenella e vado avanti così fino alla fine del giro. Anche per questo giro chiudo con una maglia bassissima, faccio una catenella, taglio il filo, sfilo e tiro proprio per fissare. E così ho finito anche il terzo giro. Nel quarto giro con il colore bordeaux lavoro per ogni spazio 2 maglie alte e una catenella, quindi entro in uno spazio, come prima maglia lavoro 2 catenelle, poi lavoro la maglia alta e faccio la catenella. Quindi proseguo nello spazio seguente con 2 maglie alte, 1, 2 e una catenella. Spazio seguente, 2 maglie alte, 1, 2 e una catenella e vado avanti così fino alla fine del giro. Finito il giro, chiudo come sempre con una maglia bassissima e chiuderò in questa maniera tutte le volte. A questo punto, per il quinto giro, cosa faccio? Giro il lavoro, quindi sono sul retro e a questo punto lavoro nel primo spazio una maglia bassa, 2 catenelle a sostituzione della prima maglia alta e poi un'altra maglia alta e una catenella. Nel secondo spazio, nello spazio seguente, lavoro 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 e una catenella
e proseguo alternando per ogni spazio, quindi uno spazio lavoro 2 maglie alte e una catenella, quindi 1, 2 catenella, e uno spazio invece 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e catenella, e vado avanti così alternando fino alla fine. Quindi chiudo con una maglia bassissima, giro il lavoro e vado a lavorare 3 maglie alte. Chiaramente io sto facendo maglia bassa e 2 catenelle a sostituzione della prima maglia alta. Comunque la sequenza è di 3 maglie alte e una catenella per ogni spazio. E anche qua 1, 2, 3 catenella, e poi ancora per ogni spazio 3 maglie alte e catenella. Finito il giro, chiudo con una maglia bassissima, giro il lavoro, come sempre parto con una maglia bassa e 2 catenelle a sostituzione della prima maglia alta, e poi lavoro altre 2 maglie alte sempre nello spazio e una catenella. Quindi qui ho lavorato teoricamente 3 maglie alte e una catenella. Nel prossimo spazio lavoro 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e una catenella, e vado avanti così lavorando 3 maglie alte, una catenella, prossimo spazio 4 maglie alte, una catenella, prossimo spazio 3 maglie alte, una catenella, 4 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, una catenella, così via via fino a finire il giro. Chiudo con una maglia bassissima, giro, maglia bassa e 2 catenelle a sostituzione della prima maglia alta, e poi 3 maglie alte sempre nello stesso spazio, quindi siamo a 1, 2 e 3, per un totale quindi di 4 maglie alte per ogni spazio, e vado avanti così lavorando in ogni spazio 4 maglie alte. Finito anche questo giro, chiudo come al solito con una maglia bassissima, giro il lavoro e in ogni spazio lavoro 2 maglie alte, una catenella, ma lavoro anche al centro delle 4 maglie alte, quindi come sempre la maglia sostitutiva della maglia alta, quindi una prima maglia alta, una seconda maglia alta nello spazio, catenella, lavoro anche, come ho detto, non solo negli spazi ma anche al centro del gruppo di 4 maglie alte, sempre 2 maglie alte e una catenella. Quindi spazio, 2 maglie alte, una catenella, al centro 2 maglie alte e una catenella, e vado avanti così fino alla fine del giro. Ok, chiudo con una maglia bassissima e così ho finito anche il nono giro. Quindi vado avanti ripetendo dal giro 5 al giro 9 fino a quando non arrivo alla grandezza desiderata.
Bene, sono arrivata alla fine del 12° giro. Teoricamente dovrei, girare e lavorare 4 maglie alte più una catenella per ogni spazio. Invece io, come diciamo ultimo giro del colore Bordeaux, lavorerò solo 4 maglie alte per ogni spazio, quindi non lavoro la catenella. Quindi parto, ormai come si è capito, con una maglia bassa e 2 catenelle al posto della prima maglia alta, e poi vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3. In totale quindi ho le 4 maglie alte. Senza fare la catenella di separazione, salto al prossimo spazio e lavoro 4 maglie alte. Finito anche il 13° giro, taglio il filo, faccio un'ultima catenella per chiudere questo lavoro, fissarlo, lo giro sul dritto del lavoro, quindi indipendentemente da dove siete dovete girare e iniziare a lavorare sul dritto del lavoro. Io prendo ancora il filato oro, mi punto in uno qualsiasi delle maglie alte e inizio a lavorare maglia alta su maglia alta, quindi 1, 2 e lavoro su tutte le maglie alte di base una maglia alta. Finito il giro, ho chiuso con una maglia bassissima, vado a tagliare il filo, faccio l'ultima catenella proprio per stringere e fissare, e poi passiamo al colore verde per il primo giro del bordo. Quindi con il filo verde per il primo giro del bordo rientro in una maglia qualsiasi e lavoro 5 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Poi salto 3 maglie di base, quindi 1, 2, 3, e nella quarta lavoro una maglia bassa e poi proseguo con 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, salto 3 maglie di base, 1, 2, 3, e nella quarta rientro e faccio una maglia bassa e ripeto 4 catenelle, salto 3 maglie di base, nella quarta faccio una maglia bassa e vado avanti così per tutto il giro. Finisco il giro chiudendomi con una maglia bassissima nella prima catenella. A questo punto mi porto all'interno del cerchio con un'altra maglia bassissima e poi faccio 3 catenelle, 1, 2, 3 al posto della prima maglia alta. Aspettate che qui ho il filo che se no vi confonde. Lavoro altre 2 maglie alte, quindi 1, 2 catenelle, 3 maglie alte sempre nello stesso spazio, quindi 1, 2 e 3, faccio una catenella e nel secondo spazio faccio una maglia bassa, una catenella e riparto 3 maglie alte nella catenella successiva, quindi scusate, nello spazio successivo, quindi 1, 2, 3, 2 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2
3 catenella, spazio successivo, maglia bassa, catenella e riparto. Quindi praticamente alterno. Nel primo spazio lavoro 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, una catenella. Nel secondo spazio lavoro una maglia bassa e una catenella e faccio così fino alla fine del giro. Chiudo il secondo giro con una maglia bassissima nella terza catenella dall'inizio e poi lavoro 3 catenelle, 1, 2, 3 in sostituzione della prima maglia alta e poi vado a lavorare maglie alte su maglie alte e nello spazio lavoro 3 maglie alte, quindi 1, 2, è come se avessi lavorato 3 maglie alte sulle 3 maglie alte di base, nello spazio lavoro 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e poi le 3 maglie alte su 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 e poi proseguo direttamente maglia alta su maglia alta, quindi vado nella prossima maglia alta e lavoro appunto come abbiamo fatto prima 1, 2, 3, nello spazio lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3 e poi maglia alta su maglia alta nelle restanti 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 e vado avanti così fino alla fine del giro. Bene, chiudo il giro con una maglia bassissima, ok, poi vado a fare una catenella, taglio il filo, qui l'ho già tagliato e sfilo e tiro in maniera da fissare bene. Adesso vado a prendere il color oro per eseguire l'ultimo giro. Quindi nell'archetto mi vado a inserire nella seconda maglia alta e faccio le mie 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. A questo punto sulla terza catenella metto il marcatore, faccio altre 2 catenelle, quindi 1, 2 e poi vado a fare una maglia bassa attorno alle catenelle in questo modo. Ok, poi proseguo lavorando una maglia alta, 2 catenelle, quindi 1, 2 e vado a fare una maglia bassa attorno alla maglia alta che ho appena eseguito. Ancora una maglia alta, 2 catenelle, 1, 2 e vado a fare una maglia bassa attorno alla maglia alta che ho appena eseguito. Quindi praticamente ho lavorato 3 maglie alte avvolte da una maglia bassa. Quindi continuo nella maglia centrale, faccio una maglia alta, questa volta 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e poi faccio una maglia bassa attorno alla maglia alta e poi proseguo con maglia alta, 2 catenelle,
1, 2 e maglia bassa attorno alla maglia alta e così ancora, maglia alta, 2 catenelle, maglia bassa attorno alla maglia alta, ultima, maglia alta, 2 catenelle, maglia bassa attorno alla maglia alta. Quindi per ogni archetto sulla seconda maglia alta di base inizio e lavoro per 3 volte maglia alta, 2 catenelle, maglia bassa attorno alla maglia alta appena eseguita, e infatti ripeto 1, 2, 3. Nella maglia centrale faccio la stessa cosa, quindi maglia alta, questa volta 4 catenelle, maglia bassa attorno alla maglia alta e poi finisco come ho iniziato, con maglia alta, 2 catenelle, maglia bassa attorno alla maglia alta appena eseguita, ripetuto per 1, 2 e 3 volte. Quando mi sposto nel secondo archetto, chiaramente entro, come ho fatto qui, nella seconda maglia alta di base e ripeto fino alla fine del giro. Ok, sono arrivata alla fine e adesso non mi resta nient'altro che andare a chiudere esattamente nella maglia bassa, quindi al centro della maglia bassa con una maglia bassissima. Poi taglio il filo, aspettate che tolgo questo perché sennò non si riesce a capire cosa sto facendo. Ok, faccio la mia solita catenella per bloccare proprio bene il filo, quindi faccio la catenella, sfilo, tiro ed ecco qua che abbiamo finito anche l'ultimo giro. Non ci resta nient'altro che andare a fissare e a nascondere tutte le codine e poi chiaramente dobbiamo andare a bloccare la nostra lavorazione per aprirla bene. Come avete visto è stato semplice realizzarlo. Io per una misura che in questo momento, quindi non bloccato, è di 32 cm ma poi diventerà un po' più grande, ho utilizzato dunque 5 grammi di oro, 37 grammi di bordeaux e 16 grammi di verde. Voi potete realizzarlo chiaramente anche più grande, andando a ripetere, come vi ho detto, la sequenza diciamo che abbiamo creato nella parte rossa, e quindi utilizzarlo o da centro tavola o da sottopiatto, insomma lì fate voi. Se lo realizzate anche più piccolino, addirittura potete fare anche un sottobicchiere. Per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!